Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Il soggiorno è la parte della casa dedicata alla convivialità ed è dove riceviamo i nostri ospiti. Come renderlo accogliente, confortevole e funzionale affinché i nostri momenti conviviali siano piacevoli e rilassanti? E lo vediamo oggi. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Quindi, come rendere un soggiorno a prova di invitati? Ho ben 5 suggerimenti che potrebbero esserti utili. Può sembrare banale, quasi una ovvietà, ma quando si hanno degli ospiti tutti devono potersi sedere. Oltre al divano o ai divani se sei fortunato, se lo spazio lo consente puoi pensare di aggiungere anche delle poltroncine. Se lo spazio non è grande, potresti pensare di avere delle sedute un po' più belle delle classiche sedie vicino al tavolo da pranzo da usare all'occorrenza come poltroncine vicino al divano. In spazi piccoli, come detto altre volte, mobili e complementi multifunzionali sono la chiave. In alternativa puoi pensare anche a dei puff e perché no a dei cuscinoni a terra. Sono certa che qualcuno tra i più giovani apprezzerà. Dove è possibile cerca di mettere sia sedute belle morbide e avvolgenti, sia un po' più rigide come magari delle sedie imbottite con braccioli. Non puoi accontentare tutti, ma così dovresti andarci molto vicino. Se hai ospiti è molto probabile che tu offra qualche stuzzichino e anche da bere. Poggiare il bicchiere o il piattino deve essere facile ed immediato. Spesso il coffee table non è sufficiente, magari perché non è neanche vicinissimo. Aggiungi qualche tavolino vicino alle sedute, anche se diversi dal coffee table. Possono essere anche dei puff se non li usi come sedute. Forme e materiali diversi, che dovrebbero comunque avere un punto in comune come il colore o che magari siano ripresi in qualche modo nella stanza, possono dare un po' di ritmo rendendo l'ambiente più vivace. Per favorire la convivialità sarebbe ideale avere le sedute frontali, che siano 2 divani oppure un divano e 2 poltrone. Nel caso di 2 divani si crea anche una simmetria, elemento che alla mente umana piace molto perché crea equilibrio. Consiglio un bel tappeto che arrivi almeno sotto i piedi frontali dei divani o delle sedute per creare otticamente l'area conversazione. In mezzo naturalmente un bel coffee table e al lato magari il mobile TV. O il camino se ce l'hai. Spesso però la forma del soggiorno e la posizione di finestre e porte non lasciano molte alternative e la soluzione appena proposta non è fattibile. In questo caso potresti optare per un divano angolare o un divano con chaise lounge. La vicinanza delle sedute dà una sensazione di accoglienza. Suggerisco poi l'aggiunta di qualche puff, che è un elemento multifunzionale, infatti può fungere da piano d'appoggio, da seduta aggiuntiva oppure da poggiapiedi. La corretta illuminazione crea una giusta atmosfera ed è davvero essenziale per un soggiorno confortevole. Non accontentarti quindi del punto luce centrale, ma usa più lampade, vuoi piantane, vuoi lampade da tavola. Usa lampadine di media intensità e accendi poi le lampade a seconda della necessità, senza rimanere troppo al buio, ma senza nemmeno accecare.
Il gioco di luce creerà atmosfera e darà maggior profondità. Per aumentare il senso di convivialità e calore dovresti mettere tutte lampadine con temperatura colore calda. Se vuoi saperne di più sull'illuminazione ne parlo qui e lo trovi anche in descrizione. Un soggiorno profumato è più accogliente ed è anche confortevole. Candele, diffusori o fiori freschi sono davvero consigliati. Attenzione però a non esagerare perché ci sono persone molto sensibili agli odori che ne restano poi quasi infastiditi. Usa quindi profumi delicati e non riempire la stanza. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Non esitare poi a condividerlo a qualcuno, con qualcuno, scusami, a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. E se non l'hai ancora fatto ricordati anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!